Bentornati nel canale. In questa seconda parte del video dedicato al monitoraggio dei consumi di energia e della produzione dell'impianto fotovoltaico andiamo a vedere come impostare le regole di controllo dei consumi. Nel video precedente abbiamo configurato il sistema creando i vari Think, Channel, Equipment e Point per raccogliere i dati di consumo del piano terra, del piano seminterrato, aggregarli come un unico valore di consumo su un gruppo. Poi abbiamo raccolto i dati di produzione dell'impianto fotovoltaico e tutto insieme abbiamo aggregato su un item virtuale che abbiamo creato ad hoc che mantiene il valore del consumo effettivo in tempo reale, facendo la semplice differenza tra consumi e produzione. In questo grafico, fatto direttamente sul motore grafico di OpenHub 3 tramite interfaccia grafica, ho messo la visualizzazione delle ultime 4 ore di queste misure che vi ho appena indicato. Quindi partiamo dal produzione fotovoltaico, che vedete in discesa perché comunque questa è l'ultima parte del pomeriggio. Verso le 4 e qualcosa inizia già a far buio e quindi l'impianto non produce più. Poi abbiamo i consumi del piano seminterrato, i consumi del piano terra e il consumo totale. Quindi vedete, fondamentalmente il consumo totale è la somma del consumi piano terra e consumi piano seminterrato, e posso aggiungere ancora in questo grafico il consumo in tempo reale. Agganciamo l'item virtuale che abbiamo creato. Energia in tempo reale, eccolo qua. Non stiamo a guardare le altre opzioni, tanto ci serve solo così per verifica. Mettiamo le 4 ore ed ecco che è apparso azzurrino. Quindi come vedete, fondamentalmente quando la produzione è pressoché a zero, il consumo istantaneo segue il consumo reale, il consumo totale, scusate. Vedete che sono sovrapposte le righe azzurra e blu. Quando invece c'è un po' di produzione, le due righe si discostano, quindi abbiamo il consumo, la produzione che ammortizza il consumo e quindi il consumo istantaneo che è più basso. Ok, visto questo e visto che comunque i dati vengono raccolti correttamente, andiamo adesso a vedere come creare una regola che mi permetta appunto il controllo dei consumi che non superino una certa soglia. Bene, ripartiamo dal nostro OpenHub e andiamo sulla falsariga delle operazioni che abbiamo fatto per creare l'allarme gas. Andiamo a creare gli item che ci servono per rendere configurabile questo allarme di energia e che ci permettono anche di poterlo controllare tramite app. Quindi per prima cosa dobbiamo andare a creare un item nuovo, che chiamiamo IT Energia Allarme e come label allarme energia. Lo facciamo diventare di tipo switch. Come categoria gli mettiamo energy. Lo creiamo e lo lasciamo lì per adesso. Questo sarà uno switch che sarà on quando l'allarme è scattato e off quando l'allarme non è scattato. Adesso andiamo a creare degli item che mi permettono la configurazione del sistema. Lo chiamiamo rules var glob energy limit, che è praticamente la soglia oltre la quale deve scattare l'allarme. Lo chiamiamo con una label sensata soglia allarme energia, che poi ce la ritroveremo nell'app. È un number perché è il valore appunto di riferimento soglia. Non mettiamo nessuna category e lo creiamo. Adesso continuiamo con un altro item, che è quello che mi permette di contare quante volte sono andato oltre nel superamento della soglia. Anche qui gli diamo una label sensata, count fuori soglia energia,
anche questo è un number e siamo a posto anche qui. Poi ne creiamo un altro che dovrebbe essere l'ultimo, che mi indica qual è il numero di volte che io posso superare la soglia senza che l'allarme scatti. Anche qua gli diamo una label sensata, limite fuori soglia energia, anche questo è un number e siamo a posto. Adesso creiamone ancora uno di item, che è quello che mi permette la vera e propria abilitazione del controllo. Quindi creiamo un item, allarme abilita energia, e lo chiamiamo abilita allarme energia, è uno switch, e abbiamo anche questo. A questo punto possiamo passare alla creazione delle regole. Anche in questo caso, come nel caso dell'allarme gas, abbiamo un set di regole, non è un'unica regola. Quindi iniziamo da quella principale, che è quella che effettivamente fa il controllo, che chiamiamo allarme energia check. Questa regola si scatena quando varia l'energia in tempo reale e se altre condizioni sono rispettate, cioè che il consumo, che l'allarme sia abilitato, quindi l'item che abbiamo creato prima deve essere on, e che l'allarme non sia già scattato. Quindi allarme energia deve essere diverso da on. Aggiungiamo quindi il corpo della regola, che è un semplice script. Lo vado a prendere dalla versione ufficiale che ho sul Raspberry e lo incollo qua. È del tutto simile a quello che abbiamo visto per il gas, in quanto andiamo a recuperare i vari valori di configurazione e facciamo il controllo. Quindi questa riga è il vero e proprio controllo. Quindi se il valore corrente di energia, consumo produzione, è maggiore del valore limite, cosa faccio? Incremento il conteggio di fuorisoglia, e se il conteggio di fuorisoglia è andato oltre il limite che ho impostato da parametro, anzi qua c'è un errore perché qua deve essere maggiore o uguale, perché sto controllando il valore non incrementato, stessa cosa dell'allarme gas. Quindi quando supero il numero di volte che mi sono posto per far suonare l'allarme, allora mando on all'item dell'allarme e loggo un'informazione sul file di log, altrimenti azzero il numero di volte che sono andato fuori soglia. Quindi salviamo la regola e ne creiamo subito un'altra. Creiamo quindi subito la regola che reagisce a quando suona l'allarme, quando praticamente scatta l'allarme. La chiamiamo allarme energia on, e l'unica condizione per cui deve essere mandata in esecuzione è quando il nostro item di allarme cambia da off a on. Quindi le azioni che devo fare sono inviare un messaggio sull'app, quindi la solita broadcast notification, raggiunta soglia energia totale, poi inviamo anche un messaggio di log, posso farlo uguale, e poi la cosa più carina è eseguiamo il file sonoro tramite il nostro Google Home. Quindi, come l'altra volta, play an audio file, lui mi fa vedere gli mp3 che io ho messo nella cartella sound della cartella di configurazione di OpenHub, e c'è allarme energia. Gli diciamo che deve essere riprodotto tramite Google Home PT e mettiamo come volume 90. Salviamo la nostra regola e anche questa è fatta. Adesso dobbiamo creare altre regole per la gestione dell'attivazione e disattivazione. Quindi la prima è quando, una volta che l'allarme suona e quindi il mio switch passa on, io, per dire al sistema che me ne sono accorto, ci clicco su questo switch e faccio passare lo switch a off. In questo caso devo ricominciare con tutti i check. Quindi questa regola, che si chiama allarme energia off,
La faccio andare in esecuzione quando il nostro allarme energia cambia a off. Quindi quando quello switch viene impostato a off, cosa faccio? Vado a settare l'item che conteggia il fuorisoglia a 0. Scusate, ecco, a 0. Salvo. E adesso vado a creare l'ultima regola. Anzi, più che creare un'altra regola, posso modificare quella che ho appena creato, perché deve fare la stessa cosa fondamentalmente. Quindi questa la chiamo allarme energia off disable. E cosa cambia rispetto a prima? Che devo solo aggiungere un'altra condizione, quindi o quando qualcuno mi clicca sull'item, sullo switch di allarme, oppure quando mi clicca sullo switch di disabilitazione dell'allarme. Quindi quando lo switch di abilitazione mi cambia off. Così mi sono evitato di scrivere due regole che fanno la stessa cosa. A questo punto il sistema dovrebbe essere pronto, possiamo andare a fare delle prove. Eccoci sul banco di prova, abbiamo il nostro Google Home che è pronto a riprodurre l'allarme e poi il telefono con una sitemap identica a quella che avevo fatto per l'allarme del gas, infatti non ve l'ho fatto rivedere, dove ho le varie configurazioni. Quindi in questo momento abbiamo un allarme abilitato, la soglia a 3 kW e 3 e il limite a 5. Il valore di energia in temporale è di 175 watt e l'allarme non è scattato. Poi qua sotto abbiamo le solite informazioni di debug. A questo punto io per far scattare l'allarme devo portare la soglia bassa perché se no dovrei arrivare ad un consumo troppo alto. Quindi io porto la soglia al valore minimo e dovremmo vedere il conteggio fuori soglia andare su. 1. Ogni volta che cambia il valore lui si accorge che è sotto soglia, sale. Tra un po' suona e dovrebbe arrivare anche la notifica. Attenzione, attenzione, sarà meglio staccare qualche presa prima che salti tutto. Sì, sto dicendo proprio a te. Messaggio dedicato a mia moglie, che è lei che sempre mette insieme più cose e scatta tutto. Bene, ha funzionato tutto perché l'allarme è scattato a on, è arrivata anche la notifica sul telefono e Google Home ha suonato. Quindi in questo modo, scusa non dovevo dire Google, adesso disabilito l'allarme, disabilito il fatto che ho preso coscienza dell'allarme che è scattato, il conteggio come vedete è andato a 0, adesso rimetto la soglia a un valore decente e riabilito l'allarme. Ok, direi che l'esperimento ha funzionato, quindi anche questo è a posto.